La storia di un designer e il mondo muranese è veramente una storia speciale. Mi sono trovata in un mondo, anzi potrei dire in un'isola dentro l'isola, nel momento in cui lavoravo con il vetro, visto che sono costruite con le mani, soffiando, col fuoco e con tutti gli strumenti più arcaici e in qualche modo diavoleschi possibile, ti ritrovi a vedere la tua lampada in fondo fatta da un altro. E questo fatto da un altro crea molto spesso paura, un po' di soggezione, alcune volte di incomprensione, ma alla fine ti accorgi che è una storia in cui impari e non costruisci. Nella storia di queste lanterne, una piccola famiglia di lampade che ho disegnato, mi sono un po' posta la curiosità prima di tutto e poi anche la sfida insieme a Jacopo Barovier di mettere insieme tradizioni di lavorazione, ma magari, come dire, incrociate con forme invece insolite, quantomeno per la tradizione muranese. Penso ad una lampada non solo come a un fatto tecnico e luminotecnico, ma prima di tutto a qualche cosa che possa creare una suggestione in uno spazio. L'idea che questa lampada possa trasmettere non solo il concetto di oggetto luminoso, ma in fondo prima di tutto un oggetto domestico, una protesi, come può essere una borsa o qualcosa di simile, perché no? L'immaginare non una lampada lontana, appesa, o comunque con un luogo fisso, ma un oggetto luminoso da portarsi appresso, mi è sembrato una storia molto più vicina a un piccolo grande mondo come è questo di Murano e in fondo a un piccolo grande mondo delle lanterne, per esempio, che sono oggetti trasportabili che rallegrano coi colori e creano un'atmosfera. Se questo magico diciamo, enzima di luce, colore e forma si riesce a ottenere, forse qualcosa è successo, quantomeno che tutti si sono divertiti. Il vetro di Murano, io pensavo si potesse disegnare, cioè si potesse avere un rapporto normale tra progetto e produzione. Invece, andando là, ho capito che dovevo rivedere un po' i concetti. Non si può disegnare il vetro, bisogna star lì mentre lo fanno. E poi c'è un'altra storia piuttosto imbarazzante, che il vetro proprio è un materialaccio, nel senso che al massimo c'ha un colore, ma se non c'è dentro qualcosa il vetro è povero. Allora questo rapporto con le tecniche
che io ho cercato di avere a Murano è stato di che cosa possiamo mettere dentro il vetro, anzi che cosa voi di solito mettete dentro il vetro. E il tema dei vasi che sono usciti qualche anno fa era quello delle bolle. Mi piacciono le bolle perché danno spessore alla materia, cioè fanno capire che la materia può avere dei vuoti, quindi ne chiariscono un po' la dimensione proprio di spessore. Il vaso bolli-bolle appartiene proprio a questi paradossi della vetreria muranese, cioè che più roba c'è, meno si lavora. Cioè uno vede un sacco di bolle per essere molto difficile farne tante, invece il vaso bolli-bolle è molto semplice da fare e la tecnica delle macchie è altrettanto semplice. Ci sono tutte queste macchie verticali, c'è uno stampo, si creano delle coste, si gira una spirale di vetro bianco sulla pea, cioè sul vaso ancora non finito, e quando lo si soffia questo filamento si stacca in tante parti, dentro, quando è in fuoco, e si formano magicamente tutte queste macchie bianche. Dentro sono già state fatte migliaia di bolle con un semplice stampino velocissimo. E l'altro vaso, che si chiama Tacong, è un vaso che a guardarlo sembra è molto meno estroverso, un vaso più interiore, più raffinato. Corrisponde in effetti a delle tecniche molto più manuali e puntuali, una per una. Infatti ci sono delle bolle anche lì, ma sono bolle fatte bucando la massa vetrosa incandescente, non bucandola, proprio creando un avvallamento, rivestendola di vetro trasparente, soffiandola, le bolle rimangono al loro interno, sono una diversa dall'altra, sono messe in posizioni ogni volta diverse perché a mano si fanno dove si vogliono, e per renderle un po' più visibili, segnare i punti dove ci sono queste bolle fatte a mano, ho messo queste pezze rosse, anche loro messe una per una, tagliate con la forbice, messe sopra, e quindi tutto un lavoro come di sartoria a 1600 gradi, mi affascina per la qualità diverse sovrapposte di tecniche vetrarie messe una dentro l'altra. Disegnare delle forme crea sempre delle responsabilità. Sono degli oggetti invadono uno spazio, più lo spazio è vuoto io trovo meglio sta. Di conseguenza bisogna sempre cercare di fare delle forme sufficientemente libere che non condizionino lo spazio. È una lampada che ha un disegno fuori dal tempo, si ricollega a una tradizione veneziana, si chiama veronese, appunto perché si rimanda a un quadro delle nozze di Cana di Veronese. Ogni volta che vedo il vetro costretto dentro forme chiuse in cui vedi anche la giunzione dello stampo, in un qualche modo è un vetro tradito. In fondo una lampadina per la sua essenzialità, ma proprio per l'essenza della forma, è una forma risolta, completa, oltre che illumini, oltre il fatto che illumini, ma anche come forma, no? La sua eloquenza è anche nell'essere spenta. Ecco, direi che Veronese non è un apparecchio di illuminazione, è soltanto un'anfora che è stata illuminata con una sorgente nascosta. C'era poi il problema però di rafforzare questa sorgente luminosa e il vetro che sta, diciamo, nel mezzo, nel cuore della lampada ha proprio questa funzione di diffusore, no? Rafforza, come dire, una centralità e una sfericità della forma.
Uno dei problemi del vetro, per esempio, è quello di non farlo mai appoggiare al ferro. Ecco perché, per esempio, l'appoggio è stato fatto in legno. L'altro problema è quello di non far leggere l'abbaglio della sorgente luminosa, no? La luce, come dire, trova un primo impedimento in quella lastra sospesa che ne fa un po' il cuore, no, dell'oggetto, un po' come la lampadina ha il filamento di tungsteno che sta nella parte centrale. Questa è una delle lampade appunto da me disegnata che sopporto, cioè l'ho nel mio studio e riesco a conviverci.